avete tutti quanti gli occhi rivolti verso il cielo, ma non è il solito cielo stellato che vedete sempre. È qualcosa che non avete mai visto. Comunemente la chiamereste galassia. I pianeti sembrano molto più vicini di quelli che solitamente vedete su nel cielo. E siete là che dopo qualche secondo che avete guardato quello che avete sopra i vostri occhi, tutti e 5 siete su questo tavolo, 2 per ogni lato, Walter e William da un lato, Differan e Glass dall'altro, e a capotavola c'è la figura. È lì che anche lui si riprende, ma non lo vedete con lo stesso fisico scolpito che aveva quando siete partiti. Lo vedete come consumato, come affamato, come qualcuno che non mangia da più o meno un mese, con delle occhiaie enormi, ed è lì. Scusatemi. Di botto sposta la sedia e prende una piccola urna dalla quale fuoriesce la stessa energia che prima controllava il golem e va diretta alla bocca e lui... Ok. Vede che l'urna si crina e la sua forma ritorna a essere come quella iniziale. Appoggia l'urna. Scusate, ho consumato tantissima energia per portarvi nella mia terra. Anzi, vi ringrazio a ognuno di voi per essere venuti qua ed aver accettato l'invito. È stata una cosa stranissima. È stato molto strano. È tutto a posto? Sì, questo è un recipiente di energia, mi serve per recuperare le forze, che è quello che scarseggia in questo luogo. Fortunatamente ho le mie risorse, quindi sono a posto. Spero che stiate bene, che non vi sia accaduto nulla. Sì, no, Sì. noi sì, ma Sì. più che altro mi stavo Aspetta. chiedendo dove ci trovavamo. Sì. Allora, intanto benvenuti a Ticondria, la città capitale del vuoto. Come posso definirlo? Che? Sì, del vuoto. Io Come... divento un attimo più bianca di quello che sono. È un po' difficile da spiegare, ma migliaia di anni fa, molte migliaia di anni fa, vivevamo con voi su Spiralis. Con voi intendo gli esseri umani. A quanto ho potuto notare nel tempo sono spuntate altre razze, ma ci sta, è l'evoluzione tutto sommato. Purtroppo, per una scelta non mia, ma di chi è venuto prima di noi, siamo dovuti andare in questo luogo. Ci hanno trasferito tutti quanti, anzi hanno trasferito tutta la nostra città. Vi hanno trasferiti o cacciati? È Beh. una buona domanda. Bella domanda. Sottoscrivo. Alvos comincia a camminare dietro William e Walter e indica quello che è un enorme quadro. Glass, intravedi la figura del pianeta che viene mangiata dall'oscurità. Voi vedete proprio questa enorme massa che piano piano prende il pianeta di Spiralis e quasi lo sta per divorare per intero. Io mi paralizzo. Perdonatemi, ho più domande che risposte in questo momento. Quella che Certo. mi sta attanagliando di più sono maggiormente due. La prima è cos'è che abbiamo visto, cioè, poco fa, prima che si ristabilizzasse con l'energia. Quanto dovremmo effettivamente preoccuparci di quella qualsiasi cosa vi sia capitato? Penso che tutti voi consumiate delle forze. Noi siamo fatti di un'energia abbastanza particolare, l'energia del vuoto. Ognuno di noi ha bisogno di questa fonte per nutrirsi e più usiamo le nostre capacità, più energia abbiamo bisogno. Per questo non tutti possono utilizzare la magia. Poc'anzi dicevate che state finendo le scorte o qualcosa giù di lì, correggetemi se sbaglio. Quello che mi chiedo è, dato che voi avete questa esistenza così lunga, cosa succederà quando finirete appunto questa energia, queste provviste? Moriamo.
come tutte le creature. E la seconda domanda, cosa rappresenta quel quadro lì? Quel quadro lì rappresenta la nostra prigionia, nonché la nostra rovina. Perché oltre questo c'è la seconda parte, che è quello dietro le vostre spalle. E Glass e Differa, nelle vostre spalle avete un altro quadro. Quello di un essere umano perfetto, bellissimo, dalla pelle marmorea, completamente nudo, che cammina su quello che è un prato completamente ricoperto di rovi che stanno marcendo. Questa figura non ha né capelli, nessun pelo, sembra una scultura a guardarlo. Walter, noti che le pareti della casa, quello che prima sembrava marmo, non è marmo, è nebolite. No, ma Sì. a me il quadro mette un po' a suggestione. Io non sono abituata a vedere certe cose, cioè... Ecco. Wilfred, giusto? No, è William. Ah, Però chiamami Willy, così almeno non ti sbagli. Willy. Bene, bene, bene. Hai notato che bell'arredamento che c'è qua? Ti vedevo un po' interessato all'estetica. Sinceramente è molto molto carina. Ma quanto sarebbe carina se ci fosse qualcosa di più? C'è una vecchia leggenda che dice che il giorno in cui l'essere perfetto camminerà in un mondo completamente corrotto, egli lo farà risorgere dopo che l'oscurità lo avrà distrutto per intero, ma non mi ricordo neanche precisamente com'era, qualcosa del genere. Mi scappa un ghigno. Ed è questo quello che rappresenta questo quadro? Sì, entrambi, quello è l'essere perfetto e quella è l'oscurità che divora Spiralis. Non ha senso e basta. Bene. Ma se in sostanza- non dovesse essere reale, sono sincero, a me interessa. Allora, prego, divertiti. Io non sono qui per fare lezioni di storia. Certo, assolutamente. Quindi scusatemi se posso apparirvi rude o fastidioso, dite quel che vi pare un po' su di me. Cosa possiamo fare semplicemente per aiutarvi? Abbiamo bisogno di tornare tutti insieme e capite bene che se per voi 4 ho dovuto consumare tutta quell'energia per 1.000.000 di persone che siamo su questo luogo, non posso permettermi di Quindi farlo. siete l'unico a possedere questo potere? No, diciamo che ci sono delle persone, come me, che vogliono tornare su Spiralis e altri ancora credono che il perfetto provenga da noi e che per colpa nostra il vostro pianeta verrà distrutto. E quindi per questo ci hanno esiliato qui. Non è promettente come cosa. Sì, non avete risposto alla mia domanda. Quale? Siete l'unico che ha il potere di trasportare le persone? No, ho anche una sorella. E dov'è? Ecco, lei è qui vicino. Siamo nel palazzo regale di Ticondria in questo momento. Sì, sono, diciamo, il re, mettiamola così da un certo punto di vista. È un po' più particolare la situazione. Qui comanda mia sorella perché lei ancora va avanti con quello che credevano gli antichi, quindi quello che è il consiglio appoggia tutte le decisioni di mia sorella. Però voglio farvi vedere con i vostri occhi, perché potreste ovviamente non credere le parole di un povero uomo che vuole soltanto il bene del proprio popolo. Prende quello che sembra una pergamena, la poggia sul tavolo facendo spazio tra Differan e Glass, la srotola e si vede quella che è un'isola, come se fosse un enorme blocco in aria, dove esternamente c'è tutto il palazzo regale, un borgo centrale e infine nella parte più esterna quello che sembrano dei campi. La mappa è C'è abbastanza una firma chiara. da qualche parte su quella mappa? Sì, Cosa recita? lo scriva. È una mappa perfetta. Quindi io vi consiglio di vedere come sta il mio popolo a causa delle scelte di Lunara, mia sorella. Andando qui, segna un luogo sul borgo, qui segna un luogo sul giardino, su quello che sembra appunto un giardino, e infine quando le idee vi saranno chiare, questo è il luogo dove potrete trovare mia sorella.
e indica una parte del palazzo. Tua sorella ha un'idea diversa dalla tua. Cos'è che vuoi? L'estinzione è inevitabile. Ci sono delle leggi che proibiscono la riproduzione perché si vuole evitare che il perfetto possa nascere. Quindi non viene creato il perfetto. No, State autodistruggendo. bravissimo. Apre la finestra e sembra che in cielo, dove dovrebbe esserci posizionato il sole, c'è un enorme cristallo completamente rigato, come se stesse per crollare ad un tratto. Quello è un cristallo d'ombra che hanno creato i miei avi migliaia e migliaia di anni fa per dare da mangiare a tutti, ma come potete vedere il cristallo si è rotto e quindi piano piano stiamo tutti morendo di fame, perché sì, produce ancora un po' di energia come da voi il sole produce i raggi del sole, ma senza di quella piano piano moriamo. E quindi abbiamo deciso che ognuno di noi deve raccogliere le energie e metterle di lato, mandarlo al cristallo, il cristallo la rielabora e poi la ridiamo al popolo. Ma capite bene che questo processo è abbastanza complesso, che se prima c'era tanta energia che continuamente cresceva nel tempo, ora devo prenderla dai miei poveri sudditi? Beh, loro sono consenzienti. Beh, più che altro obbligati. sanno quello che sta succedendo, cioè sono al corrente dell'estinzione, dell'imminente estinzione. Per questo voglio chiedervi di camminare tra le strade di questo luogo e vedere un po' come potete convincere le persone del pericolo imminente. Io vengo visto come un eretico, come colui che porterà la distruzione in 2 mondi, quando loro ne stanno distruggendo uno. Ah, non abbiate paura di andare in giro. Schiocca le dita e delle ombre da sotto di voi piano piano cominciano quasi a contorcersi, passano tutte ad un tratto sopra di voi e improvvisamente tutti e 4 siete diventati molto simili a lui. Avete tutti gli occhi del vostro colore, tranne quelli di Differan che erano rossi, e sono di un blu acceso. Un po' come Dona. Io sono a disagio. Non sei più mezzo macchina, non sei più un Feralis mezzo macchina. Per quello do 2 botte alla gamba e senti... Sì, ovviamente non posso cambiare fisicamente la vostra immagine, ma posso... Purtroppo è un'illusione. Però mi Io piace. mi tocco il viso dalla parte dove ci sono le cicatrici. Tocchi gli scavi, però guardandoti alcuni specchi che ci sono in giro, non hai gli stessi solchi. Signore, è tutto a posto lì? Sì, non ti preoccupare. Sua sorella la vuole nelle sue stanze. Bisogna di parlare con lei. Sì, arriverò a breve, non ti preoccupare. È un ordine. Arrivo. Bene. Penso che il nostro incontro può terminare qua prima che ci becchiamo. Ah, sì, ovviamente. Potete uscire dalla finestra. Come? Non ho molto da offrirvi, ma se volete... All'esterno ci sono più o meno 5-6 guardie. Penso che si faranno 2 domande se 4 persone escono con me. Sì, ok. Controllo fuori dalla finestra, la via è libera. Allora, sotto di voi non c'è molto, perché arrivate, sembrerebbe proprio alle spalle del palazzo più che all'entrata principale. Però da lì comunque riuscite a vedere delle strade che si snodano verso il borgo. Oh, all'Assassin's Creed developpo. Ok. Qualche passo incerto, visto che non sono più un lentrino, arrivo pian piano. Io con la grazia felina che mi contraddistingue faccio il salto della vita praticamente. Io una volta che sono scesi giù mi giro quando intendevo che era una buffonata la storia del tizio perfetto, non intendevo che era la vostra storia essere una buffonata, ma il pensiero che possa esistere un essere perfetto o che qualcuno rincorra la voglia di crearlo. Purtroppo le leggende ogni tanto hanno Diventano anche delle piccole realtà, però non possiamo vivere di paura, no? Se dovesse essere anche vero, possiamo affrontarlo. Le storie sono fatte per essere cambiate anche, no? Sono anche fatte per ridere. Considera che io sono considerato perfetto per le mani. Con questo sbalzo in giù. Allora, decidiamo dove muoverci prima, se andare per il borgo o andare per il giardino.
Oppure come ultima tappa poi ci sarebbe il palazzo. Io opterei per prima cosa il borgo. Sì. Sta bene, mi interessava vedere un po' la plebaglia come ha descritto. Andiamo. Voi cominciate a camminare per queste strade, questo borgo gotico, molto scuro perché sopra di voi non c'è la luce di un sole, ma ci sono le luci dei pianeti e delle stelle, che sì, non sono troppo vicini, ma non sono potenti, troppo lontani, ma non sono potenti come il sole. E quindi siete continuamente sotto questa luce lunare. Continuate a camminare per i borghi e notate che, cioè, ci sono proprio pochissime persone. Sembra che piano piano più vi avvicinate al borgo e più vi allontanate quindi dal palazzone che vi state lasciando alle spalle, più tutto comincia a decadere, come se fosse tutto lasciato un po' alla bene e meglio, come se non ci sia la forza per prendersi cura di quello che è il luogo. E le persone potete vedere che sono molto affamate, vi viene da dire, a Cioè, un una primo carestia sguardo. praticamente. È come se ci fosse una carestia a tutti gli Ma- effetti. A me verrebbe da pensare che a questo punto è Che il processo sia già cominciato. Vi accorgete che piano piano che vi state avvicinando verso la zona, noti che si sta creando in lontananza una coda in quello che è un piccolo spiazzale. Una coda di persone che sono dirette a una figura che sembra ad occhio e croce una guardia, perché è armata fino ai denti. E accanto a lui ci sono due di quei golem che avete affrontato nella meteora. Io vorrei capire perché sono in fila invece. Cioè, se sono lì perché stanno distribuendo tipo l'energia per nutrirsi o... Quindi Walter ti sto facendo gli affari tuoi, Glass tu ti metti in coda, gli altri invece vanno un po' più avanti. Dal fondo della coda sento magari qualcuno che sta parlando di fronte a me. Noti che tutti quanti hanno una piccola urna davanti, piccola, e la persona di fronte a te, vedi questa creatura, ha quasi come se le ossa uscissero fuori dalla pelle e il volto con delle cicatrici molto più simili alla vitilligine, come se mancasse qualcosa alla pelle, e non ha più quelle costellazioni come ha avuto il vostro accompagnatore, ma è piena, cioè è più tangibile. E nel gruppo, mentre Differan e William voi state andando avanti, notate che ce n'è uno che è veramente assetato, che piano piano sta sgattaiolando lateralmente, si allontana dal gruppo in maniera abbastanza furtiva, quasi trasciando a terra, e Differan ti arriva proprio di fronte, ti guarda per qualche secondo. Fermati, ho Sì. bisogno di chiederti delle cose. Tipo ti spinge e comincia a correre andando verso l'interno delle vie più remote. Lo prendo, lo blocco e tipo lo acchiappo come se lo stessi abbracciando da dietro e gli dico: credimi, non ti voglio fare del male, non sono qui per aggredirti o fare chissà cosa. Ok, ma tu non sei un'assetata, non hai... Cioè, cosa ti può servire una figura come me? Intanto William, ovviamente tu hai visto questa cosa. Walter, tu non l'hai vista perché si sono un attimo appartati. Ok. E Glass, Sì. mentre tu stai facendo la fila, ci sono una decina di persone di fronte a te e c'è un'altra urna molto più grande con la testa quasi come di un drago con una bocca aperta, e una delle figure si appoggia davanti quasi come se stesse vomitando, accarezza l'urna e piano piano la sua energia viene trascinata all'interno dell'urna Quindi e praticamente piano piano questa- si sta rammollendo. Questa gente sta donando l'energia, non la sta prendendo. Mi allontano dalla fila e mi ricongiungo al gruppo con la stessa naturalezza con cui mi sono unito praticamente. E mentre ti stai per allontanare, la figura che era davanti a te ti prende per un braccio. Non te ne andare. Se ti vedono, ti arrestano. E se non avessi nulla da donare? Punto fabula. Le mie ombre creano uno scudo a salvarmi, distraggono magari la visione dei tizi e io sgattaiolo via verso i miei compagni. Ma andiamo da Differan mentre tu ti allontani, Glass. Ma voi mi sembrate belli forzuti,
Cosa volete da me? Volete quel poco che mi rimane? Se dono No. qualcosa morirò. No, non voglio niente da te, non mi devi dare nulla. Io non ho neanche bisogno in realtà di ciò di cui hai bisogno tu per nutrirti. Voglio capire che succede e come posso aiutarvi. Lasciandomi andare potreste aiutarmi. Ok, e lo smollo. Però non scappare. Ok. Cosa ti serve? Quale informazione vuoi? Sì, volevo capire perché eri in fila lì. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, tutti dobbiamo donare la nostra energia, perché così poi ce la ridanno. Ma a me questo mese non me l'hanno ridata. Ah, ok. E capita spesso di non ricevere indietro l'energia donata? Ultimamente sì, capita. Ok. E nel mentre state parlando, la figura che stava vomitando sull'urna si sta per rialzare, ma la guardia lo prende e lo rimette contro l'urna. Non è abbastanza. Su, ancora. Tutti. Io la vedo questa cosa, Sì. quindi vi obbligano a donare più di quello che dovete. No, è che è quello che ci rimane che dobbiamo dare e certe volte non basta, ma dobbiamo farlo per salvare gli altri. Salvarli da cosa? Dalla fame, dalla morte. Dovuta a cosa? Ti mostra il suo braccio e una parte del suo braccio è diventato un cristallo proprio. Noti che piano piano alcune parti della sua pelle sono proprio cristallizzate. Ma scusami, come fai a essere così e a non avere gli occhi rossi? Cerco di mostrargli Sì, se riesco sì. un po' la pelle bianca e basta. Vedi, io non appartengo in realtà a questo mondo, però sono qua per aiutarvi. Non ho intenzioni cattive, se c'è qualcuno che sta cercando di distruggervi o di portarvi all'estinzione a questo punto, prometto che faccio il possibile per fermare tutto. Vedi che quando gli hai fatto vedere la pelle bianca, comincia a fare tipo dei passi indietro. Tu sei il perfetto. No, Tu- non sono il perfetto. Tu no, distruggerai no. tutti. No! Aia. Ok, scappo. Nel mentre stava succedendo questo, William stava letteralmente fermentando. Mhm. Perché a vedere questa ingiustizia creata da una razza gli facevano venire ricordi brutti. In quel momento c'è la rabbia di William che inizia a grattare i denti, a cercarsi di trattenere in tutti i modi, e quando vede questa situazione è bloccato. Corriamo, andiamo via, ho fatto un casino. Vedete Differan che vi sta riprendendo e mentre Differan stai correndo e tu William sei bloccato accanto all'assetato. C'è il perfetto! Il perfetto! Sentite un ringhio e tipo si mette a correre, se gli capita Walter a tiro tipo lo afferra per una collottola. William, tu vedi la scena della persona che stava quasi vomitando all'interno dell'urna che cade a terra, una parte del suo corpo tipo si cristallizza. Le altre persone, appena l'assetato comincia a indicarvi, ne approfittano per fuggire. La guardia sta cercando di capire cosa accade perché c'è l'urna che sta assorbendo l'energia della persona che è a terra e guarda l'assetato, poi vede voi che state fuggendo. Voi chi siete? Paralizzato da questa cosa, William si riprende e ovviamente con le lacrime agli occhi inizio a correre anch'io. Cosa sta succedendo? Intanto voi quattro state partendo, siete sempre all'interno del borgo e cominciate a correre tra le vie. Per ora è solo una figura come quella nel tarocco che ho sotto di me che vi sta seguendo. Ha questa armatura molto elegante ed è spedita come un missile verso la vostra direzione. Vedete che intorno a lei, mentre corre, quasi come delle scie di energia, cominciano a fuoriuscire dagli occhi e dalle estremità del corpo e comincia a caricarvi con quello che è uno scudo e una lancia. Willy, come ti senti? Sto bene. Prendo l'ascia e mi fermo. Vedo che si ferma. Mi fermo anch'io. Io non mi oppongo alla volontà del gruppo e quindi ok, io mi fermo. Io siccome sarei da solo in giro, malamente mi fermo. Anche lei un attimo si ferma, vede che siete tutti e quattro lì e fa qualche passetto indietro perché comunque
è 4 contro 1. Le ombre guizzano a terra. Vanno verso di lei. Non hai il pieno controllo delle ombre. Lei sta guardando le ombre intorno e in risposta prende un fischietto. Il suono comincia a rimbombare tra i vicoli intorno a voi. Lei comincia a fare qualche passo indietro. Voi, chi diavolo siete? Presentatevi, non vi ho mai visto da queste parti. Perché questa tortura a questa povera gente? Perché? Dobbiamo dare da mangiare a tutti e alcuni devono sacrificarsi per sopravvivere. Sottraendo il cibo alla stessa gente? Questo è omicidio di massa. Questa è devastazione. Voi siete un popolo unito. Perché dovete dividervi così? Io rispetto solo gli ordini della regina Lunara, niente di più. Qua faccio, gli arrivo in faccia. Tu dovresti essere una guardia, una protettrice di questo popolo. E tu ti fai comandare da una dittatrice. Che di guardia sei? Io esclamo, oh, Willy, calmati! Lei è intimata. Lo so, ma se non lo faccio mi uccideranno. Voi state dando tutto questo a una leggenda, a un racconto. Quanto è di questo vero? Dimmi. Vedi? Guarda la devastazione che state causando. Solo per un capriccio di una persona. Sapete cosa dovete fare in questi casi? Vedere chi è veramente il nemico e distruggerlo. Aiuto! Inciampa un attimo e comincia a correre. Io, insomma, diciamo che in Willy riconosco un po' un vecchio socio che avevo, giovane, e è come se stesse nascendo un po' di leggero, vago affetto. Insomma, vado ti metto una mano sulla spalla. Tranquillizzati un attimo, sei agitatissimo. Questo popolo ha bisogno di essere svegliato. Su Ragazzi, questo hai ragione, ma cerchiamo di stare lucidi. io sono calmo. Questa ingiustizia mi dà il nervoso. Questo non piace neanche a me, William. Non piace neanche a me per niente. Dico solo di respirare e riprenderti un attimo. Oramai il danno è fatto in generale, quindi quella là chissà dove è andata, sarà andata anche a chiamare i rinforzi. Io direi che sarebbe meglio andarcene il prima possibile. Vi girate e Glass, di fronte a te, quella che era la ragazza che stava facendo la fila, ed è all'angolo di un vicolo e ti sta facendo cenno di seguirla. Mi avvicino da solo alla tizia. Vedo che Glass va dalla sua direzione, tipo, mi avvicino lentamente, non so se è giusto o sbagliato. Foto. Appena vi avvicinate, anche lei gira l'angolo e sembra un piccolo vicolo e con una porta in legno sgangherata, aperta. Io entro, io la continuo a seguire. Ragazzi, non lo so cosa stiamo facendo esattamente. Hai più Stiamo paura del entrando. buio o della luce in questo momento? Io ho Abbiamo paura di bisogno questo posto. nasconderci. Ma abbiamo Penso bisogno che di nasconderci, Walter, quindi professore. Si figuri, ma in ogni caso stiamo comunque entrando in un luogo che non conosciamo. Muoviti! sempre meglio delle guardie. Oh, accidenti! Entrate dentro e sembra una piccola taverna abbandonata a se stessa da tanto tempo. E quella figura che ha incontrato Glass si sta un attimo facendo strada tra i tavoli e sembra prendere una piccola urna e la va a mettere al centro del tavolo. Chiudete la porta per piacere. Chiudo. Grazie. Voi, se volete, l'unica cosa che posso no. offrirvi è questa. Ci stai dando anche troppo, ci stai dando un rifugio. Ne hai più bisogno di tutti noi. Mi sembra di capire che voi non siate di qua. No, vogliamo aiutare. E indicando Differan, perché diceva che tu eri il perfetto. Perché sono albina e non sono il perfetto, sono un Feralis. Guarda, faccio così per far vedere le orecchie. Cos'è un Feralis? Professore, lei è forse più bravo in queste cose. Non ne importa. Quindi di voi non siete di qua. No. Assolutamente. No. Prende la sedia e piano piano la allontana dal tavolo e fa
a fatica si siede. Glass, noti che quello che prima erano le sue ossa probabilmente è invece la sua pelle che sta cristallizzando. Si avvicina all'urna, al petto. Voi, qual è il motivo per cui siete qua? Ci hanno chiamato, ci hanno spiegato cosa sta patendo il vostro popolo e ci hanno chiesto una mano perché evidentemente da qua da soli non si può aggiustare la situazione. Voi non avete gli occhi rossi. Che dovremmo avere gli occhi rossi? Perché chi beve il sangue del perfetto ha gli occhi rossi. Guardo il professore, gli dico io adesso come glielo spiego? Di Ferran non pensiamoci adesso. Le persone ricche che stanno bene come voi o alcuni di voi, perché mi sembra di capire che lei non è di qua. Non so se tu... Sono di noi. Ah, loro bevono il sangue perché dà forza, ma Ma il sangue di chi? Se il perfetto è una creatura mistica e non si è sicuri che esista. quella è una leggenda, ma in realtà è nato lui. Io l'ho visto, è tutto bianco, è perfetto. E in pratica loro prendono il sangue e lo mettono nelle piante. Poi loro prendono i frutti dalla pianta e li mangiano. E tutte queste cose come fai a saperlo? Io ho lavorato lì, poi mi hanno cacciato perché avevo visto il perfetto. Perché sei ancora viva? Tipo, si tocca le ferite sul viso. E viva. Sì. Che hanno fatto del male. Sì, ma sono scappato. Qual è il tuo nome? Io mi chiamo Navara. Le vostre spalle. Si sfondano le pareti. Oh no! Entra uno dei golem e accanto al golem c'è una donna con gli occhi rossi, completamente iniettati di sangue, molto simile ad Alvos. Lei è lì con le braccia conserte e altre 3 guardie alle sue spalle. Oh, e qui abbiamo i 4 intrusi. Scommetto che è stato il bastardo di mio fratello a portarvi qua. Lui è il suo cazzo di piano di mandarci via da questo posto. Dietro c'è la ragazza che sta tremando. Lei è Lunara. Beh, ha rovinato le presentazioni. Io sono la regina Lunara. Che popolo fortunato. La dittatrice Lunara. Beh, quando ci sono delle importanti decisioni da prendere, qualcuno deve farlo, no? Come? Le prendono i matti le decisioni. Vedo che stai facendo un pessimo lavoro. Che ne dici di una, possiamo dire, restaurazione del posto? Bevete sangue da un tizio perfetto, però a guardarti meglio. A voi chi cazzo l'ha detto? Lei fa una specie di schiaffo nell'aria e le ombre che vi si sono attaccate addosso per darvi la vostra forma vengono buttate fuori e avete tutte le vostre forme originali. Perfetto, Ecco. perché le mie ombre sono no. tante piccole lei, tutte distorte, una è un po' storta, una gli manca un corno, un'altra ha un occhio solo, un'altra ha un braccio più piccolo. Sono tutte la sua stessa identica raffigurazione, ma ognuna ha una parte sfalsata. Quindi noi siamo 1, 2, 3, 4, 5 6, me compresa. E voi siete 4 più quella inutile Blatta. Anzi, ha ragione. Stai zitto. Professore, Che gruppo sono capitato? Vogliamo risolverla nella maniera educata, Quale sarebbe la maniera educata? portandovi in prigione e discutendone davanti a un tribunale, dato che voi siete
degli immigrati senza permesso. Questa non è ci hanno educazione comunque. invitato. Sì, In realtà infatti. ci hanno invitato. Quindi... E chi vi avrebbe invitato? Oh, della La gente nostra, più la simpatica di nostra lei. navicella. Una alla volta. Siamo arrivati qui tramite un portale. Non c'è nulla di illegale, ma vedo tanta poca democrazia nel mettere in prigione della gente e portarla davanti a un tribunale senza ragione. Alla fine non abbiamo fatto assolutamente nulla. Beh, vi siete nascosti tra il mio popolo. Passeggiato. Passeggiata. Avete Non abbiamo fatto infastidito una persona per strada. Ho chiesto Ok. informazioni e non ho fatto assolutamente nulla di male. Non gli ho mica tolto l'energia. Non fa una piega. La seconda che uso la forza. E vorrei così tanto che voi sceglieste la seconda. Ma che carina! Guarda, siamo in un brodo di giuggioli, in un triputo di gioia, in mezzo alla gente che muore di fame e noi facciamo a botte, così come gli animali. Prendeteli. Tipo Oh, Walter- cerco di aprire. Vedete le 3 guardie che avanzano nella vostra direzione. E intanto Walter lì che apri la porta e una delle guardie ti mette una lancia di fronte. Mi sa che è chiaro, si va per la seconda via. Ma allora, sono loro o siete voi, quelli assetati di sangue? Io mi fiondo su di lei. Tu stai arrivando verso di lei, come un lampo rosso, ti prende per il collo e ti stende al terreno, d'onda d'urto, si crepano le pareti. Forza! Fatevi sotto! Faccio scan. La cosa che vorrei solo sapere è come indebolirla. Quando la vedi, ogni tanto ti sembra di vedere una bestia, non una creatura, cioè una creatura così longilinea, e capisci che il suo potere è gigantesco e che probabilmente non hai modo per fermarla, hai una paura incredibile. Sembra immortale, sembra perfetta. William, tu la stai guardando, no? Si lecca un'unghia, poi tutto a un tratto si gira verso di te e vola nella tua direzione, ti prende anche a te per il collo, ti sbatte contro il muro, vedi che il muro dietro di te completamente si frantuma, rimani in aria con lei che ti tiene per il Scusa. collo. Cercherei in qualche modo di andarcene via da qua, scappare in verità. Ok, Mi sta tenendo. Vedo delle pietre che stanno arrivando. Ne prendo una, ne prendo un'altra. vedi che un attimo gli hai preso i timpani, quindi è come se avesse perso un attimo l'equilibrio. Ragazzi, facciamo ricadere sta casa. Io sento Willy urlare questa cosa e cerco di colpire con l'ascia l'alto pilastro della casa. Una gemma, mi avvicino a Navara e gli dico non c'è tempo, me la carico e comincio a scappare. Walter, fai in tempo a spostarti, che un'altra parete della metà casa in pratica crolla, i golem si allontanano, i soldati pure cercano di allontanarsi, ma Lunara un attimo aveva perso i sensi dalle 2 pietre, gli crolla addosso il pavimento. Tu, Walter, stai guardando per qualche secondo il pavimento dove è Lunara, poi stai cercando una via di fuga e quando la stai cercando davanti a te spunta lei e ti dà un pugno sullo stomaco. Walter, ovviamente vieni sbalzato verso i tuoi compagni e c'è lei che imperterrita sta camminando dritto verso di voi. Rimane ancora mezza casa. Nel momento in cui mi alzo e vedo che comunque Differan sta recuperando la ragazza e se la sta portando via, e invece di scontrarmi contro la tizia, elaboro e quindi mi getto contro un pilastro con tutta l'ascia. Cade la penultima parte della casa verso di lei. Vedete che ci sono le crepe, cade un masso sopra di lei. Lei con un pugno sopra la sua testa lo fa saltare. Differan, tu ce l'hai di fronte a te che la stai guardando e spunta proprio a 2 centimetri dal tuo viso e ti ha una testata fortissima e vai a finire contro il muro. Si crepa tutto, alcune massi stanno cadendo.
con una tecnica appresa in passato, mi acquatto così mentre sto andando in direzione del nemico, roteando su me stesso, con la forza centrifuga riesco a, cioè diciamo comunque a tirare, a assestare un bel colpo, mirando proprio alla parte più esile delle sue caviglie. Riesci a colpirgli le caviglie. Lei per un attimo con uno dei suoi artigli si appende all'ultima trave, tira via quella che rimane e uno dei golem si attiva immediatamente per cercare di prenderla, ma viene tirato giù insieme alla parete e tutta la casa crolla su se stessa, crolla anche il palazzo a fianco, dentro un enorme cimitero di pietra e golem. Riuscite a fuggire dall'inferno che stavate vivendo, cominciate a correre. Diferan, tu hai sulle tue spalle Navara, che è lì che è tipo con quello che rimane di una mano per metà cristallizzata ti indica alcuni vicoli del borgo e cominciate a fuggire. E per ora la vostra vita è salva. Prendete un vicolo a sinistra, poi prendete un altro vicolo a destra e piano piano vedete una fessura sulle mura intorno al borgo. Arrivate, andate oltre la fessura e di fronte a voi si presenta un enorme giardino pieno di questi frutti che sembrano una enorme papaya, ma rosse, rosso sangue. Alcuni di questi proprio grondano di sangue e ci sono questi alberi avvizziti che tengono su questi frutti. Sembra che non ci sia più nessuno, sembra abbastanza abbandonato da tanto tempo. Probabilmente Navara vi ha portato in un luogo tra virgolette sicuro. Siete comunque in terra straniera. E poco prima di ammirare questo luogo, negli ultimi momenti sentite in lontananza: mi troverò! Mi ucciderò! Nonostante voi siate lontanissimi, Voglio queste tornare a casa. grida riecheggiano ovunque e nell'ultimo istante il cristallo enorme si inietta di un colore, diventa completamente rosso sangue e dalle spaccature comincia da lì anch'esso a colare sangue. Finisce qui il secondo episodio.